Nel ventre oscuro del passato, tra i segreti sepolti della scienza, si cela un racconto che ha dell'incredibile. È la storia di Eben Byers, l'uomo più radioattivo mai esistito. Il suo viaggio nell'abisso della radioattività inizia quando incappa nel Raditor, un elisir misterioso che prometteva l'illusione di guarigioni miracolose, ma che di fatto trasformò ben presto l'illusione in una maledizione mortale. La storia del Raditor è una delle pagine più oscure e drammatiche nella cronaca dell'uso della radioattività nel campo della medicina. Nel primo decennio del XX secolo, quando l'entusiasmo per la radioattività era alle stelle, un uomo di nome William J.A. Bailey, un industriale di Pittsburgh, in Pennsylvania, aveva scoperto il potenziale terapeutico della radioattività e aveva sviluppato un elisir chiamato Raditor. Questo elisir conteneva radio 226 e radio 228, elementi altamente radioattivi. La sua teoria era che l'assunzione di questa sostanza avrebbe potuto curare una vasta gamma di malattie, come ad esempio l'artrite o il cancro, offrendo così una speranza apparente a coloro che soffrivano di malattie croniche, oltre a tutta un'altra serie di benefici. Uno degli utilizzi più noti del Raditor fu fatto da Eben Byers, un ricco uomo d'affari e atleta famoso dell'epoca. Byers iniziò ad assumere il Raditor nel 1927 per alleviare il dolore derivante da un infortunio al braccio. Credeva fermamente nelle proprietà curative del Raditor e cominciò a ingerire grandi quantità della sostanza radioattiva regolarmente. La sua convinzione nella potenza del Raditor lo portò ad abusarne, assumendone quantità spropositate fino a 3 boccette al giorno. Purtroppo la sua fiducia nella medicina si rivelò fatale. Nel 1930 Byers iniziò a mostrare segni evidenti di avvelenamento da radiazioni. Il suo corpo era stato gravemente danneggiato dall'interno, eppure continuava a consumare Raditor. La radioattività aveva corrotto il midollo osseo, causandogli una sofferenza inimmaginabile. In questa foto, a dir poco raccapricciante, si può vedere uno dei danni più evidenti che Byers subì, ovvero la distruzione della mandibola che gli cadde letteralmente oltre alla perdita dei denti. Infine, nel 1932, nell'oscurità più profonda della notte, la radioattività prende il sopravvento. Il cuore di Byers, una volta potente, cede sotto il peso del veleno radioattivo, lasciando dietro di sé solo il silenzio. La sua fine è avvolta in un'atmosfera di tragedia e orrore, una testimonianza della follia umana che sfida la natura stessa, pagando un prezzo macabro. Il suo corpo era talmente radioattivo che fu sepolto in una bara di piombo. Resterà radioattivo per i prossimi 1600 anni. Nel 1930, la Federal Trade Commission accusò Bailey di pubblicizzare il Raditor in modo falso e ingannevole e nel 1931 gli ordinò di cessarne la produzione. Il Raditor fu venduto in circa 400.000 flaconi tra il 1925 e il 1930 e tra i suoi consumatori ci furono persone famose come il sindaco di New York James Walker. Se ti è piaciuta questa storia e vuoi scoprirne altre, lascia un commento e iscriviti al canale per non perderti altre curiose storie che ti faranno esclamare: "Non ci posso credere!".